Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale Greedy Web. Oggi vi porto nel cuore della Sicilia con un viaggio culinario indimenticabile. Prepareremo insieme 18 diverse varietà di rosticceria siciliana, sia dolce che salata, tutte partendo da un unico magico impasto. Non solo varietà, ma anche quantità. Realizzeremo ben 50 pezzi in totale, impastando 3 volte la nostra base per garantirvi la perfezione in ogni morso. Siete pronti a scoprire il segreto di queste delizie? Se questa avventura culinaria vi incuriosisce e non volete perdervi le prossime ricette, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ora non perdiamo altro tempo e iniziamo a impastare. Per il magico impasto servono 10 g di lievito secco, 100 g di strutto, 1 kg di farina 00, 20 g di sale, 100 g di zucchero, 500 g di acqua e più quella che si serve, un tuorlo d'uovo e 2 cucchiai di latte per spennellare. Con questa dose vengono 17 pezzi, nel video ne preparo 50 preparando altre 2 volte questo impasto. Iniziamo! Sediociamo la farina nella ciotola della planetaria aggiungendo lo strutto, il lievito, lo zucchero. Versiamo l'acqua lasciandone un po' per quando uniremo il sale all'impasto. E iniziamo a lavorare a velocità bassa per un paio di minuti. Aggiungiamo adesso il sale e l'acqua rimasta. E continuiamo a lavorare aumentando la velocità a 1,5 fino a quando l'impasto si staccherà dalle pareti, lasciandole pulite, circa 10-15 minuti. Togliamo il gancio portiamo l'impasto sul tavolo e lavoriamolo formando una palla. Mettiamo l'impasto in una ciotola, copriamo per bene e lasciamo riposare in un luogo tiepido fino al raddoppio. Eccolo dopo un'ora e mezza, guardate, bello gonfio! Portiamo l'impasto sul tavolo e ricaviamo 17 pezzi da 100 g. Io nel frattempo sto impastando altre 2 volte l'impasto. Lavoriamo ogni pallina fino ad ottenere una superficie liscia e mettiamola da parte. Copriamo per bene le palline con la pellicola, non devono prendere aria altrimenti si seccherà la superficie rovinando poi il prodotto finale. Copriamo con una tovaglia e lasciamo riposare per 30 minuti. Iniziamo le 18 varietà preparando 3 cartocciate con la porchetta. Prendiamo una pallina e schiacciamola per formare un disco di 13-14 cm di diametro. Arrotoliamo una fetta di porchetta con bastoncini di formaggio filante.
Poniamo il rotolo al centro del disco della pasta. Spalmiamolo con un cucchiaino di maionese, qualche patatina fritta e chiudiamo portando i 2 lembi sopra la farcitura. Spostiamolo su una teglia e prepariamo così altri 2 dischi di pasta. Adesso prepariamo 8 pizzette. Stendiamo ogni pallina del diametro di 12-13 cm. E trasferiamo su una teglia antiaderente unta di olio. Pigiamo per bene ogni disco per allargarlo. Mettiamo al centro di ogni disco 2-3 cucchiai di salsa condita con sale, olio, pepe e origano. Poniamo la teglia in forno a 35 gradi e facciamo lievitare per 30 minuti. Prepariamo così altri 4 dischi di pasta. Adesso facciamo i faccivecchia, una tipica focaccia siciliana. Stendete 3 dischi di pasta del diametro di 12 cm, non di più. Ponete a lievitare in un luogo caldo per 30 minuti. Prepariamo i mini cartocci. Prendete 3 palline, fatene dei cordoncini lunghi e spessi 1 cm. Dividetele in 3 parti e arrotolate ogni parte su un pezzo di wuster. Ecco, vi faccio vedere da vicino come iniziare a torcigliare l'impasto al wuster e come finire la chiusura. Poneteli nella teglia con la chiusura messa sotto e mettete a lievitare in un luogo caldo per 30 minuti. Prepariamo le cartocciate al prosciutto. Stendete i dischi di pasta dal diametro di 12 cm. Mettete un cucchiaio di salsa di pomodoro precedentemente condita con sale, olio, pepe e origano. Prendete 1-2 fette di prosciutto a seconda dello spessore della fetta e arrotolateli insieme a 3-4 bastoncini di formaggio filante. Ponete il rotolo sulla salsa, aggiungete dei pezzettini di oliva denocciolate,
e chiudete a mezzaluna il disco. Per sigillarlo pizzicate la giuntura con le dita come faccio in video. Trasferite le cartocciate su una teglia antiaderente unta di olio. Preparatele nel 3/4 e mettetele a lievitare per 30 minuti. 2. Mettetele a lievitare su 2 rettangoli di carta forno. Poi vi spiego perché. Prepariamo le cartocciate al tonno. Stendete il disco di pasta del diametro di 12 cm, aggiungete un cucchiaio di salsa, potete anche non metterla se non vi piace con il tonno. Scolate e lavorate con la forchetta il tonno, aggiungete un bel cucchiaio sulla salsa, tritate una cipolla sottile sottile e aggiungetela al tonno. Aggiungete le olive denocciolate, la mozzarella a dadini e una spolverata di origano. Chiudete a mezzaluna come le cartocciate a prosciutto. Preparate nel trité. E mettete a lievitare in un luogo caldo per 30 minuti. 2. Metteteli da parte come quelli al prosciutto su 2 rettangoli di carta forno. Poi vi spiego perché. Prepariamo adesso le cartocciate ai funghi. Stendete un disco di pasta del diametro di 12 cm. Aggiungete il cucchiaio di salsa, i funghi trifolati o precotti, bastoncini di formaggio o mozzarella, le olive, una spolverata di origano e questa con i funghi si chiudono a triangolo oppure così, prima la parte sotto e poi 2 lembi verso il centro. Trasferiamolo sulla teglia unta di olio. Per distinguere le cartocciate dal prosciutto da quelle al tonno ho messo un pezzetto di oliva in quelli al prosciutto. Poniamo a lievitare per 30 minuti. Mi si è spenta la telecamera e mi dispiace, ma nel frattempo ho preparato 3 cartocciate con formaggio, wurstel, maionese, patatine fritte e 2 cartocciate con cucchiaio di salsa condita, melanzane fritte, ricotta salata grattugiata e formaggio filante. Adesso iniziamo a farcire e infornare. Riscaldiamo il forno a 175 gradi con funzione ventilata perché inforneremo 2 teglie per volta. In una ciotola battere il tuorlo d'uovo con il latte e spennellare le cartocciate che sono lievitate, tranne quelle sulla carta forno, quelle non vanno spennellate. Prendete la teglia contro i dischi lasciati in bianco e con la punta delle dita praticate delle fossette. Ungeteli per bene con l'olio d'oliva. Riempite le fossette con pezzettini di olive denocciolate nere, pezzettini di acciughe sott'olio già pulite, un aglio tritato,
e spolverate con l'origano. Infornate in forno già caldo. Non devono colorire troppo, altrimenti si seccano. Dorate ma non scure. Facciamo una precottura di 10 minuti alle 8 pizzette con la salsa. Una volta precotte, tiriamole fuori dal forno e farciamo a piacere. Io ne ho farcite 2 con le melanzane fritte, mozzarella, grattata di parmigiano e spolverata di origano, 2 solo con mozzarella, 2 con funghi mozzarella, olive, patatine fritte e spolverata di origano, 2 con i wuster, olive, patatine fritte e spolverata di origano. Infornate in forno già caldo. Come dicevo, tenetevi da parte le cartocciate, quelle 2 al prosciutto e 2 al tonno, che sono sulla carta forno, che non devono essere spennellate, mi raccomando. Spennellate con l'uovo le cartocciate con i wuster e quella con le melanzane invece. Prepariamo il dolce. Prendete 8 stampi per cannoli lunghi 14-15 cm e ungeteli con l'olio di semi. Prendete ogni pallina e fate un cordoncino abbastanza lungo da permettere di fare 4 giri nello stampo. Adesso arrotolate ogni cordoncino attorno allo stampo, iniziando come mostro in video. Fermate la chiusura pizzicando la pasta. Preparate così gli altri e metteteli in una teglia ricoperta di carta forno ben distanziati. Poneteli a lievitare per 30 minuti in un luogo umido e caldo. Non deve seccarsi la superficie. Prepariamo le 2 siciliane al prosciutto e al tonno adesso. Le siciliane non sono altro che le cartocciate fritte invece di essere cotte a forno. Per questo vi ho suggerito di non spennellarli con l'uovo e durante la preparazione di metterle 2 per tipo su rettangoli di carta forno per facilitare lo spostamento dal tavolo alla pentola. In una pentola versiamo 1 litro di olio d'arachidi. Quando l'olio è pronto, immergetevi le cartocciate con la carta forno. Appena si stacca, tiratela via dalla pentola. Rigiratela spesso per farla colorire e cuocere per bene da tutte le parti. Quando è ben dorata, tiratela fuori dalla pentola e ponetela su fogli di carta assorbente per togliere l'olio in eccesso. Per identificare quelle al prosciutto, si mette una pallina di pasta in un angolo della cartocciata. Non mettete le olive come quelle al forno, altrimenti l'olio inizierà a schizzare. Adesso friggiamo i cartocci dolci. Rigirateli spesso per farli colorire uniformemente. Quando sono ben dorati, scolateli e metteteli su fogli di carta assorbente.
Adesso facciamo i cartocci dolci. Quando sono ancora caldi, facendo attenzione, tirate via lo stampo da ogni cartoccio. Preparate la crema pasticcera come vedete nella ricetta qui nel canale, vi metto il link qui in alto a destra. Farcite da entrambi i lati con la crema pasticcera. Passateli nello zucchero semolato e poneteli su un vassoio da portata. Facciamo allo stesso modo con la crema pasticcera al cioccolato e passiamoli nello zucchero semolato. Ed ecco tutto quello che abbiamo preparato oggi. 2 siciliane al tonno, 2 siciliane al prosciutto, una pizzetta al tonno, una pizzetta al prosciutto, una pizzetta ai funghi, una con le melanzane, 9 mini cartocci, 2 cartocciate con le melanzane, 3 cartocciate con la porchetta, 3 cartocciate con i wurstel, 6 pizzette faccivecchia, 2 pizzette wurstel e patatine, 2 funghi patatine, 2 cartocce al prosciutto, 2 cartocciate al tonno, 3 cartocciate ai funghi, 4 cartocce alla crema alla vaniglia e 4 cartocce alla crema al cioccolato. Spero che abbiate apprezzato questo viaggio nel gusto. Se vi è piaciuto il video e volete scoprire altre delizie, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime ricette. Alla prossima! Ciao a tutti!